Benvenuti a tutti ragazzi a un'altra puntata di MetaTalk, il podcast condotto dal metaverso, da me Yassin e da Marcello. Ciao a tutti ragazzi, come al solito vi ricordiamo che questo podcast tratta di argomenti del metaverso e di applicazioni della realtà all'interno del metaverso e del metaverso applicato alla realtà. Sì. E di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un bell'argomento. Sì, cosa è successo la settimana scorsa? La settimana scorsa è successo praticamente questo incontro tra Zuckerberg, ovvero il fondatore di Facebook, il nuovo Meta, e Draghi. Pom. Cosa sarà successo? Probabilmente alcuni di voi l'hanno letta la notizia, no? Molto probabilmente, spero insomma che siate aggiornati su queste nuove tecnologie in arrivo. Diciamo che Zuckerberg sta dando molta visibilità a questa cosa del metaverso, che prima era un po' sconosciuta, perché fino a qualche mese fa era conosciuta solo un pochettino da quelli che c'erano già dentro a livello di non era criptovalute. Non era mainstream a tutti gli effetti. Sì. Fatto sta, per essere brevi e coincisi, Zuckerberg la settimana scorsa è venuto in Italia. Ok? È venuto inItalia e ovviamente si sa che questi personaggi non vengono tanto in Italia solo per fare la vacanza, eccetera. Sicuramente ne approfittano, sicuramente ha buona cucina e tutto il resto, su questo non ci piove, però è venuto e ha, diciamo, tendenzialmente incontrato dei macro gruppi importanti nel mondo che possono poi nel mondo italiano, diciamo, il mondo italiano, ma nel mondo anche in generale, perché poi anche al di fuori proprio dell'Italia comunque acquisiscono importanza, diciamo, perché sta facendo una specie di tour, se non ho capito male. Adesso è venuto in Italia e sta girando un pochettino sì, però in particolar modo in Italia, praticamente, che è l'argomento specifico di oggi, che è quello che ha creato la news, perché l'Italia la vediamo sempre come un paese retro, quindi quando parliamo del metaverso, che invece parliamo del futuro, la vediamo molto distaccate le due cose, no? Diciamo che rispetto all'America, ma questo l'Europa in generale, magari su queste tecnologie l'Italia a maggior ragione arriva un pochettino dopo, no? Un pochettino, giusto, sempre un pochettino in ritardo. E quindi diciamo che la notizia principale è incontro con Draghi. Però mi stavi dicendo poi ci sono altre... la notizia che ha fatto scalpore è il fatto che una grande azienda come Meta si sia incontrata insieme a un politico, in questo caso italiano, che ovviamente prima ha gestito anche altre cose. Ragazzi, specifichiamo che in questa puntata non parleremo delle nostre opinioni personali, ma magari ne solleveremo, magari ne solleveremo. No, lasciamo stare Draghi. Allora, quello che ha fatto scalpore è stato che ha incontrato Draghi, ok, però non è venuto esclusivamente per Draghi. Zuckerberg è venuto in Italia e è entrato subito ha incontrato degli esponenti massimi della moda, in particolar modo in Italia, come marchi come Prada, Moncler, Diesel, eccetera. E non sappiamo esattamente quelli che sono gli argomenti che ha trattato con questi esponenti appunto della moda, però si suppone molto probabilmente che comunque abbia parlato di applicazioni del mondo della moda all'interno del metaverso, che un po' ne avevamo già parlato in una delle scorse puntate, quando abbiamo parlato della sfilata, diciamo, quella fatta nel metaverso, assolutamente, che ha coinvolto dei marchi molto importanti. Quindi diciamo che Zuckerberg ha avuto anche la Fashion Week, che era già stata gestita all'interno di Decentraland, che aveva avuto varie applicazioni e tutto il resto. E praticamente qua si sta sviluppando un intero business della moda. Ci sai dire qualche cosa di più tu, Yas? Ma sicuramente se Zuckerberg ha deciso, diciamo, tra le fazioni, i giri che ha fatto, di incontrare gli esponenti della moda, è perché vuole portare dentro, probabilmente, all'interno del suo metaverso, cioè Meta, quello che sta creando e di cui stranamente non sappiamo ancora nulla. Io ho provato a fare delle ricerche finora, perché comunque ho detto, soprattutto per noi che stiamo facendo un podcast dentro al metaverso e quindi, diciamo, ci informiamo un po' su quelle che sono le applicazioni dei vari metaversi, So solo che su Meta stanno lavorando centinaia di programmatori là chiusi dentro le stanze, anzi, ma non si sa ancora, magari stanno meglio di noi, però sì, quello che sta succedendo non si sa niente, quindi è curiosa questa cosa. Quindi probabilmente sta portando dentro, diciamo, si sta facendo un pochettino di pubblicità, mettendo le mani avanti per dire: guardate, quando verrà lanciato Meta, voi
potete venire a fare. Secondo me sta facendo, vabbè, questo qua è una palese tattica di public relation, nel senso che sta andando a contattare diversi esponenti che poi coinvolgerà all'interno di Meta e quindi anche del nuovo metaverso che probabilmente andrà creando. A livello di moda l'Italia è una dei massimi esponenti nel mondo. Ci sta. Certo, ma anche perché la moda abbiamo imparato a vedere comunque nel corso degli anni che è molto avanti tecnologicamente parlando, nel senso che ha sempre avuto quella visione avveniristica sul futuro, la moda, sia per prevenire quale sarà la prossima moda, quindi proprio nel suo settore, ma anche come applicazioni delle tecnologie all'interno del suo settore. Tanto che come è usciti i primi metaversi come appunto Decentraland, Sandbox, abbiamo visto l'altra volta appunto come dicevamo la prima Fashion Week, sfilate con effetti speciali dove c'erano tanti avatar, praticamente spieghiamo sempre per chi ci ascolta e tutto il resto, c'erano tanti avatar che sfilavano con i loro capi e avevano diverse applicazioni e tutto il resto, ma poi eventualmente dopo ritorneremo sull'argomento. Ma non solo Yas è andato su dagli esponenti di moda, ma è andato a trovare anche Leonardo Del Vecchio. Leonardo Del Vecchio, nonché fondatore di Luxottica, che per chi non lo sapesse comunque uno dei brand che comunque si occupa anche appunto della commercializzazione di occhiali, lenti eccetera, occhiali, lenti e tanto altro, per parlare degli smart glass. Abbiamo già visto un piccolo esperimento l'anno scorso con i Ray-Ban, dove sono usciti fuori un modello nel 2021 con i Ray-Ban con la fotocamera e il microfono integrato che ti dava la possibilità di scattare le foto mentre le indossavi e poi caricarle direttamente all'interno delle app, dei vari social e tutto il resto, ma addirittura ti permetteva anche di collegarti a una chiamata e metterti diciamo che loro hanno già fatto una partnership già da un annetto e stanno lavorando appunto a quello che dovrebbe essere il visore 3.0, cioè praticamente le lenti appunto che indossate senza bisogno di indossare il visore ti permettono poi di entrare già dentro il metaverso. A dire il vero, quello è un'applicazione che vogliono fare, ma è ancora abbastanza lontana. Però io quello che leggevo, poi magari anche chi ci ascolta magari ci può dare anche 2 o 3 dritte feedback, se ne sapete ancora di più di noi, che puntano più che a una realtà virtuale, a una realtà aumentata. Cosa significa questo? Prendiamo la realtà e la aumentiamo di valore, dandogli dei surplus con delle caratteristiche, delle applicazioni, delle cose che ci permettono di aumentare il suo potenziale. Ti faccio un esempio. Io indosso questi paio di occhiali, vado in giro, faccio un incontro, vedo una persona e magari vado sempre per supposizioni. Questi occhiali mi possono identificare il nome della persona, mi possono dare diverse informazioni inerenti alla persona che ho davanti. A questo punto io ho la realtà, ovvero la persona che vedo davanti, e ho delle applicazioni su di essa. Può essere un brand o tipo un bigliettino da visita. Io l'avevo visto applicato una volta avevo conosciuto una persona che appunto faceva come mestiere applicazioni in realtà aumentata, mi aveva fatto vedere che aveva fatto quest'app dove praticamente scansionando una sorta di QR code o quello che era ti faceva proprio vedere sullo schermo del cellulare le informazioni di quell'azienda, tutte varie, insomma, come potevi raggiungere, ma per dire un esempio di realtà aumentata, sempre per farlo capire a chi ci ascolta, non so se avete presente, molti di voi sicuramente useranno Amazon e Amazon da qualche anno a questa parte si è specializzata anche in articoli d'arredamento, tanto per cambiare, tanto per fare ancora più soldi. Ad esempio, voglio comprare un armadio, voglio comprare un divano su Amazon. Molti prodotti venduti all'interno di Amazon hanno ad oggi la possibilità di vederli in realtà aumentata all'interno del tuo ambiente. Non so se lo sapevi. Non lo sapevi? Allora, praticamente cosa succede? Tu selezioni il prodotto, ci vai dentro e tutto il resto, eccetera. Una volta che hai visto il prodotto, ci premi sopra e lo puoi riproiettare all'interno dell'ambiente, vedendo con le dimensioni reali come starebbe all'interno della tua stanza. Questa è un'altra applicazione.
Tagliamo corto. Ok. Andiamo avanti. Questi occhiali appunto ti permettono di fare situazioni sta collaborando, diciamo, oltre che al primo incontro che è quello della moda, anche ha incontrato, oltre a Luxottica, varie aziende, che anche i maggiori esponenti, diciamo, a livello aziendale e tecnologico. In particolar modo loro, ma perché stanno avanzando parecchio con questa tecnologia che sarà il mezzo, il modo per partecipare ulteriormente al metaverso. Anche lì ci sono molte realtà interessanti, molte start-up interessanti in Italia che stanno entrando in questo mondo del metaverso e che si vogliono, diciamo, già accaparrare una fetta di mercato. Giustamente, quando uno come lui viene qua e dice ho bisogno di qualche partner per fare questa cosa, giustamente c'è un... ok. Però la cosa più curiosa è quando hai incontrato Draghi, quindi siamo arrivati ci sono incontrati per un'ora. Sì, noi sappiamo appunto però per gossip, è stato un incontro tra virgolette segreto, perché poi sembra una roba, però sì, non è stato rivelato a tutti gli effetti segreto, perché dal momento in cui non tra virgolette niente... nel senso è simpatico perché sembra quasi di parlare di un incontro tra, non so, Putin e Biden. Effettivamente diciamo che però se ci fai caso, comunque le soglie del potere sono poi quelle. Stiamo parlando con uno degli uomini più ricchi del mondo e un politico comunque con una certa fama, quindi raccontiamo prima cosa ha detto il portavoce su questo incontro. Ecco, poi, diciamo, le uniche cose che sappiamo inerenti a questo meeting derivano semplicemente dal portavoce di Zuckerberg, che praticamente non ha fatto altro che accennare al fatto che comunque per portare questa nuova tecnologia del metaverso nel mondo, in questo caso in Italia e tutto il resto, servirà un grosso sforzo congiunto tra le aziende, la politica e le varie società e la società, no, in realtà la società proprio fatta di noi, delle persone e tutto il resto, e potrà sicuramente stimolare un'opportunità economica, culturale e sociale che sicuramente darà diverse tipologie di sbocchi. Questo è quello che lui ha accennato. E uno direbbe... Poi ha parlato di questo, non ha parlato di questo. Grazie. No, sicuramente è interessante, perché opportunità economiche ne parliamo sempre in questo programma, di opportunità culturali ne parliamo pure all'interno di questo programma, anche se siamo sempre solo alle prime puntate, comunque ne avremo tante altre dove specificheremo meglio, e di opportunità sociali, come ad esempio anche in una puntata che verrà appunto dedicata anche agli hikikomori e tutto il resto, che diventerà forse un bisogno, una possibilità di approccio col mondo esterno. Però questo in sostanza è un pochettino le cose. Diciamo che la curiosità, secondo me, è, a parte questo, poi che cosa si sono detti e perché ha voluto incontrare proprio Draghi. Ma Draghi perché è venuto proprio in Italia? Sì, ma Draghi cosa se ne fa del sapere dell'applicazione del metaverso? Io ti dico la mia. Poi magari è sempre la teoria del... Vai, dimmi la tua, poi ti dico. Oddio, la mia teoria è che sicuramente vuoi farti spazio all'interno delle varie società, fare business, monetizzare da questa situazione. E quello penso che sia uno dei motivi. Palesemente, ovviamente, sempre in funzione di una sorta di monetizzazione. Perché essendo che Meta è una delle aziende che fattura di più al mondo, diciamo che l'obiettivo principale... Però, quello che voglio dire è: come faccio se non ho le giuste infrastrutture in Italia, ad esempio, a fare tutto ciò? Quando, ad esempio, come poi si raccontava, si vociferava, si è vissuto e tutto il resto, in Italia abbiamo avuto un down totale delle connessioni internet in fase di pandemia, perché tutti si collegavano con ad internet, videochiamate e tutto il resto, e si è creato... sì, quello è simpatico. Se guardi il fatto che adesso c'è ad esempio il problema dei cloud della pubblica amministrazione, che proprio Draghi sta cercando di risolvere questa cosa da mesi e non riescono a trovare una soluzione.
a questo problema. Che capito? cazzo parliamo del metaverso? No, è simpatico perché vedi uno che è il colosso di Zuckerberg che ti arriva e ti dice guarda, siete pronti? Stiamo per lanciare il metaverso. L'altro dice sì, c'ho solo qualche problemino di là da risolvere. Sì, tipo quello che voi avete risolto nel 96 noi lo stiamo risolvendo oggi. Beh sì, diciamo che però allora, a parte questa cosa, sicuramente è interessante perché alla fine uno dice come Stato mi sto interessando a una cosa che effettivamente potrei anche dire guarda, io ho altri problemi legati proprio alla vita reale e non mi interessa questa tecnologia o innovare in questa tecnologia, però il fatto che ci sia stato un interesse perché poi l'incontro è finito con una sorta di accordo tra virgolette, nel senso che Draghi ha detto vi forniremo l'assistenza per poi provare a sviluppare le vostre piattaforme anche qui. E questo cosa vuol dire però? Che ci deve essere anche un interesse da parte ovviamente dello Stato, no? In questa cosa, certo. E degli stati. Ora, quello che mi chiedo io è mettiamo caso che questa cosa verrà lanciata tra qualche anno ovviamente perché sarà una cosa a step, no? Diciamo andrà piano piano, però mettiamo caso che arrivi Meta e venga lanciata nel nostro paese e mettiamo caso che le infrastrutture funzionino eccetera. Quale può essere? Ma mettiamo caso e diciamo che finché i server sono quelli di Facebook forse abbiamo qualche possibilità in più di reggere, però mettiamo caso che funzioni tutto, allora a quel punto tu hai invece che 2, 3, 10, 20, 100 110.000 avatar, c'hai 1 milione di avatar che ti entrano dentro al metaverso contemporaneamente. Quindi su internet. Allora lì diventa interessante capire sia la sostenibilità di questa cosa a livello appunto di infrastrutture, ma allo stesso tempo ma allo stesso tempo capire come chi gestisce questa cosa la vuole gestire, nel senso che Facebook adesso è abbastanza chiuso. Quindi hai tirato fuori due macrogruppi ben distinti. Allora, da una parte abbiamo la tecnica pratica, ovvero abbiamo le infrastrutture per far funzionare tutto questo nuovo e secondo mondo, questo mondo parallelo alla vita reale, e dall'altra ci sarà qualcuno che vorrà avere il controllo di questo mondo. Sì, vediamo, stavo introducendo quella cosa, perché già oggi, perché poi io lo leggo sempre e approfondiremo magari anche questo, al fatto che tutto questo è nato grazie al mondo delle criptovalute e della decentralizzazione. Quindi diciamo che è un incontro tra la tecnologia e comunque la blockchain, perché il metaverso deriva dall'incontro di queste due cose. Allora, partendo da questa filosofia, dalla decentralizzazione, che poi magari vi spiegheremo in una puntata, approfondiremo meglio, ma detto molto molto brevemente, il fatto che quella piattaforma o quella realtà aumentata o quella metaverso che tu stai utilizzando è installato all'interno di una piattaforma su internet non controllata da una decentralizzata, diciamo. Non controllata da una sede centrale, come per le criptovalute che non sono controllate dalle banche, proprio così, ma appunto tra virgolette dalle persone, dai nodi eccetera. E quindi diciamo che sarà una sorta di, per chi appunto non maneggia bene l'argomento, il paragone più vicino potrebbe essere una sorta di mondo anarchico quasi, forse è più corretto dire un mondo autogestito dalle persone. Sì, diciamo che è tra virgolette più giusto, poi anche lì ci sono varie sfaccettature che vanno un attimo viste. Però tornando per chiudere il discorso, stavo dicendo adesso se tu prendi l'Oculus, quello che abbiamo adesso indosso quando registriamo le nostre puntate sul metaverso, tu hai bisogno di un account Facebook. Oh yes. Se no non puoi installare le applicazioni, a meno che non trovi qualche metodo. Ok. Mettiamo che Facebook ti pone la stessa cosa dentro il metaverso. Ovviamente sei l'Oculus. Ma se vuoi entrare nel metaverso di Meta, penso che... e quindi capito? E quindi questa cosa qua comunque mi porta un po' a pensare che ci sarà un giro di dati. Da che sarebbe un concept di decentralizzazione, qua stiamo parlando di un concept di centralizzazione. E penso che la cosa del metaverso interpretata in questo modo va più verso una cosa di business, appunto di
di Meta. Sì, diciamo che non ci sarà molto probabilmente dietro tutto questo uno scopo esclusivamente benefico, sarà forse l'ennesimo modo 3.0 di fatturare. Diciamo. Questo diciamo che mi fa ripensare al fatto del perché l'incontro con un governo e perché cosa puoi dare tu a un governo, magari qualche informazione in più che lo possa aiutare a gestire appunto. Ma sai, nel momento in cui tu governo, quindi politica, mi aiuti a sviluppare meglio, sempre l'esempio di prima, ad esempio le infrastrutture, il che il mio programma, il mio mondo virtuale girerà meglio, le aziende si approcceranno meglio, funzionerà tutto meglio, quindi le possibilità di business aumenteranno, faranno queste cose qua. Oltre al fatto che, come appunto si era anche accennato prima quando parlavamo a tu per i cazzi nostri, ad esempio potrebbe anche essere semplicemente un modo tipo della serie: senti, io sto arrivando. Non mi rompere le palle. Preparati. Non mi rompere le palle. Potrebbe essere un po' sì. Però vabbè, non vi sappiamo dire, era un po' per cazzeggiare, però tendenzialmente parlando è sicuramente un discorso economico, sociale, culturale e politico. Politico, assolutamente. La politica ha sempre una parte, anche se stiamo parlando del mondo 3.0, delle aziende della Silicon Valley, dove sembra che la politica ormai ne venga estraniata perché queste aziende sono più potenti degli stati, quindi a momenti. Nonostante questo comunque la politica continua ad avere un ruolo importante. Volevo sollevare un attimo queste due fazioni, pur alla fine poi arrivando a dire che se questa cosa nasce sicuramente potrebbero esserci delle applicazioni utili per quello che può essere uno Stato, un governo. Ad esempio, adesso mi immagino all'interno del metaverso il tuo avatar viene identificato in qualche modo, no? Metti caso che tu hai bisogno di richiedere il tuo codice fiscale, la tua carta di identità elettronica, ok? E invece che doverlo fare praticamente con una cosa che devi andare in comune, devi fare la richiesta, devi fare quello, devi spostarti, devi perdere tempo, magari tu ti colleghi nel tuo metaverso, c'hai la tua applicazione con cui riesci a fare tutto virtualmente, nel giro di qualche secondo, qualche minuto tu hai la tua cosa, poi che sia giusto, non giusto, libertà, mica libertà, adesso quello è un altro discorso, dipende. E queste potrebbero essere le varie applicazioni. Infatti, cosa ha detto Zuckerberg quando gli hanno fatto la famosa domanda? Cosa gli hanno detto? No, quando gli hanno chiesto che cosa è Meta, dove vuole arrivare Meta. What is Meta? E lui in quella famosa quella famosa presentazione che fece, diciamo, un paio di mesetti fa, ha detto: io quello che vedo è questo, che tra 5-10 anni il metaverso diventi una realtà virtuale in cui le persone vivono, lavorano, si divertono come se fosse a tutti gli effetti, vanno a fare shopping, fanno tutte le attività che farebbero nella vita reale, però all'interno di questo e uno dice come digitale, collegando ancora di più quello che è il mondo del digitale, delle applicazioni, a un passo successivo. Quindi se tu hai, per dire, Amazon aprirà il suo store nel metaverso, quindi tu entrerai dentro, invece che entrare dentro il sito di Amazon, entrerai dentro lo store di Amazon, ad esempio, e vedrai tutte le applicazioni in 3D. Non so, voglio comprare questo microfono, lo vedo, magari lo posso anche provare, nel senso che metto il mio avatar lì e vedrò come sta davanti al microfono. Ma guarda, io la vedo, in merito a questo la vedo più che altro da questo punto di vista. Io penso che, ad esempio, tu hai sollevato, questo è quello che ha detto, diciamo, che ha anticipato Zuckerberg, poi dopo bisogna vedere dove arriviamo. Certo, però io quello che ti volevo fare come precisazione, anche sempre per chi ci ascolta e tutto il resto, è questo, che voi utilizzate l'applicazione ad esempio di Amazon già in maniera smart oggi, quindi collegarsi adesso con un visore alla realtà virtuale per fare la stessa medesima cosa potrebbe essere complicato, però voi dovete vedere la situazione in questo modo: dal momento in cui voi vivrete costantemente per lavorare, divertirvi, incontrare le persone all'interno del metaverso, il fatto di avere anche Amazon diventerà l'ennesimo surplus che non farà altro che farvi passare ulteriore tempo all'interno di questo secondo mondo. Ma secondo te siamo pronti a tutto questo? Questa te lo chiedo da un punto di vista sociale, morale,
un punto di vista tecnologico. Gli italiani sono pronti? Allora, ti dico la mia. Oggi credo di no. Cioè oggi, nel senso, se dovessimo oggi entrare tutti dentro al metaverso, premesso che per alcuni questa cosa è ancora molto futile, nel senso che ci trovano un'applicazione ancora dietro, sì, per sì, cui sì. Io ti dico, quando guardi le cose positive che ne possono nascere, quindi i vantaggi, io ti dico, secondo me è molto molto interessante. Quello che vedo difficile è appunto quello che Zuckerberg ha anticipato, cioè il fatto di entrare completamente al 100% lì dentro. Cioè io lo vedo come potrebbe essere interessante come applicazione lavorativa, e quello sarebbe figo, e magari faremo una puntata per approfondire questa cosa. Sicuramente un upgrade perché del mondo del lavoro. Se io quando faccio i meeting e questo l'abbiamo già visto anche con Spatial, da dove la piattaforma che noi utilizziamo per registrare i nostri podcast, e se non l'avete visto andate a vedere i nostri primi video su YouTube. Come succede lì sopra, tu puoi già fare dei meeting con varie persone, sia a livello lavorativo, diciamo di business, che a livello di svago, eccetera eccetera. E mi immagino, io domani voglio chiudere il mio ufficio. L'altro giorno ho visto, per curiosità, cito questa cosa, un video di Montemagno, che penso molti di voi conoscono, dove parlava appunto di questa cosa. È ancora necessario oggi avere un ufficio? Si faceva questa domanda, no? E uno dice, per alcune cose potrebbe essere utile, perché comunque io ho bisogno di incontrare i clienti. Magari il mio PC lo posso lavorare anche dal letto, però almeno io la vedo così, no? Dico, se ho bisogno di incontrare un cliente non lo porto nella cucina di casa mia, magari, capito, l'ufficio. Ma è la stessa persona, Montemagno, che fino a qualche tempo fa diceva, ma è necessario oggi avere un sito? Ormai sì, ci sono i social. Sì. No, e quindi rispetto a questo punto qui dico, magari tu ti sposti completamente nel metaverso, quando ovviamente il metaverso è diventata una cosa che il 40-50% delle persone già utilizzano e si sono spostate lì dentro. Allora a quel punto sì, che io il mio ufficio... Ma così, ma io capito? Non ho detto a caso quella cosa lì. Tu Marcello, quando hai bisogno di parlare con me, vieni nella mia stanza. Assolutamente, che ne abbiamo già parlato tante volte. Premettendo che qua tutte le infrastrutture reggano questa cosa e funzionino al 100%, perché poi è lì il problema, nel senso che se quando io mi collego e ho un meeting importante e arrivano dentro altre 3-4 persone, ma poi mi salta la connessione, va lento, lag, eccetera, allora lì comincia a diventare un problema, perché ovviamente noi citiamo anche quelli che possono essere... Ma poi non solo, perché tu devi calcolare sempre anche un altro discorso. Essendo che dentro al metaverso io posso fare la vita di tutti i giorni, ok? Significherà non solo che io carico una miriade di dati solamente entrando, sì, ok? Ma comincia a svolgere delle attività al suo interno che occupano spazio. Chiaro. Transazioni, riunioni, schermi, video che vanno, trasferimento di dati e tantissime altre cose. Quindi ce ne accorgiamo quando lanciamo Spatial sui nostri portatili, quando sentiamo le ventole che cominciano a girare a manetta. Crazy. L'altra cosa curiosa è il fatto che Meta ci stia mettendo tanto per la potenza di calcolo che hanno per sviluppare questa cosa, capito? Spiega meglio. Nel senso, allora, quando è stato fatto l'annuncio che Meta, cioè l'ex Facebook, il gruppo di Facebook ha cambiato nome in Meta e stanno lavorando per lanciare il loro metaverso, hanno detto, ok, abbiamo assunto non lo so quanti programmatori, ma tanti, abbiamo preso una sede apposta per metterci dentro tanti per metterci dentro questi programmatori e lavorare tutti i giorni a Meta. Ora, considerando che piattaforme come The Sandbox sono state lanciate comunque relativamente nel giro penso di un annetto massimo, però 6 mesi, cioè hanno lanciato le prime versioni e poi sono andati in upgrade, no? Facebook sta lavorando a questa cosa ormai da più di 6 mesi
non hanno ancora comunicato niente, non hanno ancora sarà di così grosso e non hanno ancora lanciato niente, quindi le cose sono due: o è un fallimento incredibile, ma non credo perché la vedo difficile, oppure stanno facendo una cosa, come hai detto tu, che possa sostenere tutto quello che potrà girare lì dentro. Secondo me ha avuto proprio Zuckerberg una visione globale, insomma, di questo concetto, sì. Cioè che è una cosa che forse Decentraland comincia a essere la bozza del metaverso, per dire, mentre Meta diventerà il metaverso. Non lo so, sono curioso di vedere. Ovviamente noi teorizziamo qua, non è che siamo dei guru di questa cosa, però molto probabilmente Meta diventerà il metaverso e in quanto tale dovrà avere tutto quello che gli altri non hanno. Chiaro. Quindi insomma c'è bisogno, appunto, è un discorso di politica, come dicevamo prima, di nuove tecnologie, culturale e tutto il resto. Quindi andrà a toccare tutto. Sì, tutto. Bisogna vedere. Cioè noi stiamo ricreando il cazzo di mondo in digitale. Ma sì, è un po' come se fosse un mega videogioco enormissimo, però dove dentro tu puoi fare molte più cose rispetto a quelle che puoi fare in un videogioco. Comunque noi come al solito siamo curiosissimi di sapere invece le vostre idee, il vostro feedback, quello che voi conoscete, condividetelo insieme a noi, commentate sui nostri social, partecipate e diteci la vostra. Sì. Da Metatalk è tutto, un saluto da Marcello e da Yassin. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, seguiteci e guardate i video su YouTube dove ci potete proprio vedere eventualmente. Stiamo piano piano facendo degli upgrade, versione digitale. Sì, i nostri avatar, come avete potuto vedere, sono sempre più belli, forse quasi più belli di quelli di noi reali. Quello sicuro. Probabilmente sì. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, un saluto.